Ben ritrovati a Cronache di Pellegatti in questi speciali per le feste di Natale. Carlo, ben ritrovato. Buone feste, che è la cosa più bella. Buone feste e buon anno adesso. Oggi parliamo di Zlatan Ibrahimovic, l'ultimo speciale di queste feste dedicato a lui, un giocatore infinito, un giocatore che ci siamo ritrovati più volte, ma partiamo un po' dal primo Ibra che arriva al Milan. Da quel trofeo Silvio Berlusconi, quando a domanda a Adriano Galliani, ma i tifosi leggono, sentono questa notizia che il Milan potrebbe essere interessato a Ibra, Adriano Galliani poteva traccheggiare, dire, bah, vediamo, ci proviamo. Un tuono. Questo ci proviamo mi riempì il cuore perché io diventavo matto già per Ibra. Ricordo che anche Mancini, l'Inter era in difficoltà, era infortunato, l'ha messo a Parma, mi sembra, realizzò i gol decisivi, no? Magari ho sofferto un po' perché li ha segnati non per il Milan. E poi io ho vissuto tutta la settimana della trattativa perché il Milan partiva per Barcellona, dove giocava nel Barcellona Zlatan Ibrahimovic. Però Adriano Galliani è sempre stato un dirigente straordinario, dalle grandi intuizioni. Aveva capito che Rivaldo avesse dei problemi dove giocava, che Balotelli avesse dei problemi dove giocava, Ronaldo un'altra occasione, e capì che Ibrahimovic ormai, ma lì non era difficile capirlo, aveva rotto completamente con Guardiola, non c'erano più rapporti. Lui non si spiega ancora per quale motivo ci fossero queste situazioni, però così è stato. Allora Galliani si infila in questa situazione. E che cosa succede? Inizia la trattativa, perché il Milan giocava ai Gamper, Sì. era ospite del Gamper. Allora inizia la trattativa molto complicata, continuavano a vedersi, ma uscito dal ristorante, Kaisidre mi sembra, io ero lì perché siamo stati una settimana lì con lui, dovevo stare 2 giorni solo per il torneo, continuavo ad andare al Corte Inglese a comprare biancheria, camicie, perché Bisognava stare lì. bisognava stare lì fino all'ultimo giorno. E uscì e disse, signori, mettetevi una cosa, io da Barcellona non torno a Milano se non ho Zlatan Ibrahimovic, quindi io non torno senza Zlatan. Quando Adriano Galliani diceva così, dietro con l'appoggio di Silvio Berlusconi, cioè, perché il Tra Milan... l'altro fine estate. E il 28 agosto poi è venuto alle 21 o alle 23 o alle 21 il comunicato, a poco, e poi finalmente il comunicato. Il giorno dopo si gioca a Milan-Lecce, c'è la passerella e Zlatan Ibrahimovic, perché Adriano Galliani quando tornava con la sua preda cacciata, me lo ricordo quando scendeva, la soddisfazione di Adriano Galliani di aver lavorato, certo, Trattativa difficilissima. difficilissimo, certo, dietro c'era l'appoggio economico e morale del presidente Berlusconi, perché poi il frontman di queste cose mediatiche era Adriano Galliani, ma Adriano Galliani sempre non si è mai preso mai nessun merito, perché giustamente dava sempre merito a Silvio Berlusconi, che era poi l'artefice di tutte dava sempre retta, una coppia straordinaria che ha magari avuto anche da dire uno con l'altro, però è un altro dei grandi regali. Sbagliò il rigore subito nella partita che abbiamo perso, credo a Cesena, sì. Poi sai, questo suo come il Cristo del Corcovado a Rio de Janeiro quando segna il gol contro l'Inter è straordinario, proprio questo suo guardare, quel suo guardare la curva, quasi sfidando la curva dell'Inter, e sono tornato a casa mia, è stato subito tanti gol in Coppa. Mi è dispiaciuto che non abbia avuto, che sia capitato in un periodo dove il Milan con Zlatan Ibrahimovic, con Pato stava però finendo purtroppo, perché poi l'anno dopo sappiamo, Montari non lo voglio mai dimenticare. Poi qualcuno dice avremmo perso il campionato lo stesso, va bene, però me lo fai ricordare lo stesso. E quindi
Peccato che perse il secondo campionato, che poteva vincere, però realizzò quel gol a Lecce da centrocampo, una prodezza straordinaria, la rovesciata con la Fiorentina. Gol che pesavano poi. Sì, ma poi era bello vederlo, dava proprio questo senso di potenza, questo senso, è proprio un altro giocatore di quelli che hanno fatto innamorare ancora adesso Zlatan Ibrahimovic con questo suo terzo ritorno. Mi ha fatto veramente ancora una volta riassaporare la gioia. C'è stato quel ritorno e lì il Milan vince il campionato, lui disse vinciamo il campionato, parlo ancora del Sì. 2011, Allegri, che mi fa molto ridere il fatto che passa Allegri per un cortomuso, ma si gioca, ma quell'anno ci siamo divertiti Tantissimo. immensamente, doppia per Pato, doppia per Boateng, doppia cifra per Ibra, Anche Robinho. Brava, mi ero dimenticato Robinho e ci siamo divertiti tantissimo col gioco di Allegri, quindi quando dico quella cosa, quando sento Max ogni tanto ci mettiamo a ridere perché mi sono divertito da morire. E poi lì vinse il campionato. Poi purtroppo siamo sulla nave in crociera, la MSC, che adesso è anche sponsor, quindi lo nominiamo volentieri, e Adriano Galliani disse, e addirittura sto pensando di dargli il 10. Mai avrebbe immaginato che poi l'evoluzione del mercato, la cessione di Thiago Silva, loro che chiedono anche Zlatan e vanno via tutte e due, e lì è l'inizio della fine. Lì sì, Lì è perché iniziata erano la due fine perché poi nel giocatori... 2012 erano già ricordiamo la festa triste, va via Gattuso, va via Nesta, va via Van Bommel, tanti giocatori importanti e poi nessuno se lo aspettava, Thiago Silva e Ibra. Sì. Lì è iniziata Che erano i due leader su cui costruire qualcosa di lì è nuovo, no? iniziata la caduta, cioè non la caduta, diciamo la lenta discesa del Milan Berlusconi, che ha avuto ancora la forza di vincere io la dimentico, ma la Supercoppa italiana, ha avuto la forza di vincere a Doha, ma ormai la situazione non era più come prima a livello economico, proprio perché c'erano delle situazioni particolari. Allora io non ho mai dimenticato Zlatan e sono andato a vedere a ottobre del 2019 una partita su Y-Scout. Los Angeles FC contro Galaxy, Los Angeles Galaxy, dove giocava Zlatan. Perché dico, vediamo com'è, è un giocatore finito? Come sta? È un giocatore finito, ha avuto un bruttissimo incidente col Manchester. È un giocatore finito? È un giocatore che non può darmi niente? Prima di dire voglio Zlatan l'ho visto, e allora lì segno un gol, non sbagliò, tipo Giroud quando va su di testa, non le perde una, non sbagliò mai, regalò 2 o 3 assist, tiri in porta, ho detto portiamolo. Era ancora un giocatore. Ma il calcio, i soliti fenomeni, no? Ma il calcio, ecco, va bene, sempre avere dei dubbi. È tornato, abbiamo rivinto il campionato, è proprio... E non solo, perché lui quando torna poi... Poi dispiace, mi ha commosso quando ha detto che continuava a togliersi del liquido dal ginocchio, cioè per giocare, per essere lì. E anche lì abbiamo parlato spesso in questi episodi dei dei del calcio, il dio del calcio che gli regala il gol più vecchio a Sì. Udine, è proprio proprio stato il canto del cigno, poi non ce l'ha più fatta, si è rifatto male il polpaccio è il muscolo che ha fatto smettere Gianni Rivera. Quando il polpaccio incomincia a fare capricci pesanti, non per il giocatore giovane, per il giocatore certo. per un giocatore più anziano, perché il polpaccio c'è sempre la ricaduta, devi stare attento e quindi poi a un certo punto è lì è il corpo che ti dice smetti. Non è che quando ha smesso Rivera anche lui voleva continuare, ha smesso nel 79, è del 60 e del 43, scusate, aveva già 36 anni, ancora era geniale nei passaggi, però il muscolo non gli ha più permesso. Carlo, ma com'è cambiato il Milan ogni volta che Zlatan è tornato, no? Cambia nel 2010, cambia dopo quel Bergamo funesto? Allora, nel 2010 in una squadra già buona perché giocava ancora Sedo, cioè c'erano ancora giocatori validi,
è stato quello che ha dato quel qualcosa in più, cioè il giocatore e la famosa ciliegina, ma la torta era già buona, attenzione. Nel 2019 era un Milan che veniva da anni bui, aveva perso, vabbè, 5-0. Allenatore Pioli, allenatore ci sembrava di fascia media, sorprese, Pioli, cioè, perché non aveva l'appeal. E però con la sua convinzione, con la sua voglia, è tornato adesso, vediamo il suo lavoro come si svilupperà, però io lo dicevo quando doveva venire, anche cartonato Zlatan Ibrahimovic, sempre. È un altro giocatore che quando non c'è il Milan ne ha sempre sentito la sua mancanza, i tifosi del Sì, Milan. perché è un altro, a me piacciono i tifosi innamorati del Milan e lui è i tifosi, cioè i giocatori innamorati di Milan. Lui è un altro giocatore, si trova bene a Milano, è un personaggio difficile, complicato, con una infanzia complicata, però un giocatore che ha girato tante squadre, è bello di sentirlo dire che l'affetto che ha avuto dai tifosi non l'avrei avuto da nessun altro dei tifosi rossoneri. Sì, è come se fosse un giovane che fa fatica a innamorarsi, però poi quando si innamora dà tutto, no? E lui con il Milan forse è stato così. Esatto, ricambiato e c'è proprio questo affetto viscerale nei suoi confronti. Siamo tutti contenti. Poi ci sono i soliti ironici, dubbiosi, che noi non invidiamo. Noi non li invidiamo perché non gustano le bellezze della vita e le gioie della vita. Una di queste è Ibrahimovic. Lì è proprio questione dentro. Ci sono gli scettici dubbiosi che non hanno molti sentimenti, ma noi non li invidiamo. Carlo, torno prima di salutare allo Zlatan giocatore. Ti chiedo qual è il suo gol che ti è piaciuto di più raccontare o che ti ha lasciato di più a livello emozionale? Il gol che mi ha lasciato di più a livello emozionale, guarda, un gol annullato. Perché quando gli ho visto segnare il quarto gol a Sassuolo in posizione che sembrava buona, ho detto no, rientra Ibra e segna il quarto gol, Era sono perfetto. impazzito, ma cara Beatrice, cari amici, la perfezione porta al manicomio e quindi giustamente ha dovuto mettere giù la testa, ma è stato un momento quello perché non pensavamo più che riuscisse ancora a rientrare, eccetera. E quindi, a parte questo gol, poi ci sono stati dei gol straordinari. Quello di Lecce, uno che ricorda un po' quello che ha segnato in mezza rovesciata in Svezia. Quello, poi anche le rovesciate a Udine e poi Bellissimo. contro la Fiorentina. E no, ecco, allora lo troviamo il gol. Sì, lo troviamo. Eccolo qua, il colpo di tacco a Novara, geniale, perché non era solo potenza, forza, il colpo di testa, ma anche classe pura. Lì è genio. Geniale, quel colpo di tacco con la palla che lentamente va verso la porta, straordinario. Carlo, io direi di chiudere con un gol geniale di Ibra, che è un po' stata la sua caratteristica. Io ti ringrazio, ti saluto e al prossimo Cronaca di Pellegatti. Buone feste.